Bene ragazzi, benvenuti se siete nuovi e bentrovati. Spero proceda tutto per il meglio. Se è la prima volta che vedete questa tipologia di video, vi consiglio di andare a vedere gli episodi precedenti, partendo dal primo in cui vi descrivo nel dettaglio su cosa è incentrata la serie. Vi consiglio inoltre di andare a vedere anche gli altri episodi dell'update finanziario, in cui ad ogni inizio mese vado ad aggiornare i miei fogli Excel, e anche la nuova serie di video aggiornamenti settimanali del portafoglio in 60 secondi, nonché le anteprime del mio portafoglio. Nel caso in cui invece abbiate già visto gli episodi precedenti, oggi nel 48esimo episodio andremo a fare il confronto tra altri ETP. In questo format è chiamato ETF Fight. Tutte le altre puntate le potete trovare qui sul canale nella playlist dedicata. Prima di proseguire, come al solito e come farò ad ogni episodio, vi ricordo che la serie How I Invest My Money è realizzata e rivolta a tutti gli appassionati di investimenti e finanza personale. La serie di puntate viene pubblicata al solo scopo informativo. Non deve essere considerata come offerta di vendita o sollecitazione di investimento, in quanto non costituisce consulenza in materia di investimenti ed è priva di raccomandazioni personalizzate. Non si fornisce alcuna garanzia di rendimento e ne si assume alcuna responsabilità per eventuali perdite di capitale, qualora decidiate di replicare le operazioni effettuate all'interno di questa serie. Quindi ragazzi, mi raccomando, come dico sempre, abbiate capacità di critica su quello che vedrete all'interno di questa serie, anche perché si tratta della mia operatività e che potrebbe non coincidere con la vostra. Bene, iniziamo il confronto. Per prima cosa, come di consueto, andiamo sul nostro motore di ricerca e digitiamo la parola JustETF. Se non l'avete ancora fatto potete crearvi un account in quanto è gratuito e non vincolante. Una volta registrati e fatti il login, andate nella parte in alto a sinistra di ricerca degli ETF. Come avete potuto vedere dal titolo, oggi iniziamo una nuova serie di confronti in cui abbiamo l'Unione Europea da una parte contro lo Standard & Poor's 500. Come di consueto andiamo ad applicare sempre i nostri filtri, io ve lo dico sempre, mi raccomando, voi utilizzate quelli di vostro gradimento e secondo la vostra filosofia di investimento. Io le utilizzo ovviamente solo per questo video. Quindi andiamo prima a selezionare l'ETF europeo, ovviamente parliamo di Europa, nessun settore, nessuna strategia azionaria, nessun tema. Ci spostiamo poi sotto l'indice, poi lo andiamo a vedere dopo, che esiste almeno da un anno questo ETF. Stiamo parlando di ETF ad accumulo, un pochettino grandi, superiori ai 500 milioni. E replica totale, abbiamo anche due campionamento, ce li mettiamo dentro. Stiamo parlando di ETF non eggiati, quindi senza copertura valutaria. E l'importante, come sempre, è che sia quotato su borsa italiana, in quanto poi andremo a effettuare effettivamente l'acquisto. Visto che ci sono diversi indici, oggi cominciamo con l'Eurostoxx 50 e tra questi ho deciso di selezionare quello di Xtrackers. Vedete, basta selezionare qui e che ce lo memorizza per poi il successivo confronto. Dopodiché cancelliamo tutti i filtri e adesso andiamo a selezionare quello dello Standard & Poor's, visto che l'altra volta abbiamo utilizzato quello di iShares. Per non utilizzare sempre lo stesso ETF utilizzeremo ovviamente quello di un altro emittente, quindi andiamo velocemente a mettere i vari filtri, nessun tema, perfetto, che esiste sempre almeno da un anno questo ETF. Se volete vedere altri confronti con lo Standard & Poor's 500, ne ho fatti 5 o 6 mi sembra nelle scorse puntate, superiori ai 500 milioni, replica totale come sempre, senza copertura valutaria e quotato su borsa italiana. La volta scorsa abbiamo utilizzato appunto quello di iShares, oggi utilizziamo quello di Spider, che è anche un TER inferiore. Dopodiché a questo punto facciamo confronta in dettaglio la selezione. In questa piccola analisi appunto scopriremo a parità di acquisto come si comportano questi due ETF, da una parte l'Europa contro gli Stati Uniti d'America.
sia per l'ETF di Xtrackers che quello di Spider è la prima volta che li acquistiamo. Quello di Xtrackers replica l'indice Eurostoxx 50 con all'interno le 50 aziende più grandi dell'Eurozona. Ovviamente mi riferisco a quei paesi che adottano l'euro come moneta. Mentre dall'altro lato avremo l'ETF sullo Standard & Poor's 500 di cui vi ho già parlato ampiamente nelle scorse puntate, quindi non mi ripeto, potete andare a vedere benissimo le scorse puntate. Qui, come di consueto, Just ETF ci propone il vario andamento nel corso del tempo. Qui è il periodo massimo che parte da novembre 2023 e attualmente si equiparano, siamo quasi praticamente pari. Vediamo da inizio anno come si sta comportando, che l'Eurostoxx 50 si sta comportando decisamente molto meglio. Vediamo a un anno, sempre l'Eurostoxx in testa, vediamo negli ultimi mesi si è ripreso leggermente meglio lo Standard & Poor's 500, neanche di tanto, vediamo nell'ultimo mese. Sì, diciamo che è un sorpasso e controsorpasso. Se ci spostiamo poi nella parte sotto, come dimensione del fondo sono entrambi ETF molto grandi, come TER sono entrambi ETF con un TER molto basso rispetto alla media, addirittura quello lo Spider 0,03. Sono entrambi ETF a replica fisica e ad accumulazione come di consueto. Qui potete trovare come sempre la scheda formativa, la scheda informativa, il KID e altri documenti interessanti. Per quanto riguarda le partecipazioni abbiamo visto appunto che l'ETF di Xtrackers contiene 50 titoli azionari del mercato europeo, mentre lo Standard & Poor's 500 contiene le 500 aziende più importanti del mercato americano, che avete già visto anche nelle scorse puntate. Qui vedete le varie percentuali. Per quanto riguarda i paesi, ovviamente non possiamo fare un paragone, però per quanto riguarda l'Eurostoxx 50 abbiamo un 30% circa di Francia e Germania, a seguire Paesi Bassi, scusate, Spagna e tutti gli altri. Per quanto riguarda la composizione potete vedere come queste due economie, diciamo, si differenziano, in quanto il tech la fa sempre da padrone nello Standard & Poor's 500, mentre nell'Eurostoxx 50, diciamo, queste posizioni sono praticamente invertite, in cui al primo posto abbiamo la finanza, seguito dagli industriali e poi solo successivamente l'informatica. Proseguiamo poi sotto con altre informazioni importanti riguardo il rendimento e il rischio e andiamo a vedere solo per conferma se entrambe sono quotate su borsa italiana, in quanto andremo a effettuare effettivamente l'acquisto. Eccoci sul sito di Borsa Italiana. Vi ricordo che alla puntata 17 ho fatto una breve presentazione del sito su cui potete trovare tutte le informazioni che vi servono e il servizio offerto. Una volta registrati e fatti il login, andate poi sulla parte di borsa virtuale. Vi si aprirà questa schermata in cui saranno presenti tutti i portafogli creati nel corso del tempo. Quindi anche per questa volta clicchiamo il simbolino più qui in alto a destra. Possiamo eliminare l'ultima puntata di Standard & Poor's 500 e creiamo la prima puntata di Europa contro Standard & Poor's 500. Facciamo poi su Crea. Eccolo qui, lo mette in ordine alfabetico. E ora andiamo a inserire i nostri ISIN, in quanto andremo a effettuare effettivamente l'acquisto. Cominciamo subito con quello di Xtrackers, CTRL V, CTRL C, eccolo qui. Come potete vedere sto girando il video il 16 di dicembre. Per quanto riguarda l'Eurostoxx 50 ho calcolato due quote. Vedete, cliccate su aggiungi, molto facile, e il sito di Borsa Italiana acquista le quote che avete impostato. Dopodiché ci spostiamo nuovamente sul sito di Just ETF, facciamo CTRL C, CTRL V, eccoci. Ecco qui lo Spider, le quote sono molto più piccoline, ho calcolato 14 quote. Bene, una volta acquistato
potete andare a vedere nella composizione oppure potete andare a inserire altre ISIN dei vostri ETP. Noi ci spostiamo appunto in composizione, vedete che qui il sito di Borsa Italiana vi mostra le operazioni che avete appena eseguito. Il sito è già un sito molto completo in quanto vi calcola già le plus e le eventuali minusvalenze del vostro investimento. Proprio per avere un ulteriore confronto e mettere assieme anche gli altri ETF delle scorse puntate, ho creato un file Excel apposta per monitorare appunto l'andamento di tutti gli ETF e stilare diciamo una sorta di classifica. Quindi adesso ci spostiamo sul nostro file Excel. Eccoci come di consueto sul file Excel. Io ho già inserito i dati degli acquisti di oggi, ovviamente che vado a prendere dal sito di Borsa Italiana. Ho inserito già anche i valori di tutte le altre puntate, quindi se siete interessati a una puntata in particolare potete andarla a recuperare. E oggi andiamo a vedere un attimo nel dettaglio la puntata Standard & Poor's 500 contro mondo parte 3. Per quanto riguarda il mese di dicembre, vedete che per entrambi gli ETF c'è stato un calo, sia per quanto riguarda il mondo sviluppato che per gli Stati Uniti. A livello di rendimento, lo Standard & Poor's sta guadagnando un 4,83%, che è leggermente inferiore al Vanguard dei paesi sviluppati, che si attesta intorno a un 5%. Bene, ora andiamo come di consueto a vedere la classifica finale aggiornata. Eccoci qui nella classifica in cui tengo nota di tutti i vari rendimenti degli ETF. Qui ad esempio possiamo inserire la data di oggi, che è il 16 appunto. Ovviamente per i due ETF acquistati ne andremo a vedere nel mese di gennaio. Per quanto riguarda invece tutti gli altri ETF andiamo a vedere prima la classifica e poi andiamo a fare un commentino. Nascondiamo un attimo queste colonne in modo tale da vedere anche il rendimento delle scorse volte. Scusate un attimo, eccoci qua. Per quanto riguarda la prima puntata, che era Nasdaq 100 contro Nasdaq 100 in leva 2, entrambi gli ETF sono comunque in territorio positivo, ma hanno risentito entrambi del calo del mercato, in particolare anche il calo del mercato americano. Per quanto riguarda la puntata iShares contro Spider, lo Spider All Country World si sta comportando meglio degli altri, anche dell'MSCI World Core, mentre abbiamo come fanalino di coda lo Spider All Country World IMI, che contiene ancora più titoli rispetto all'All Country World normale. Per quanto riguarda poi invece la puntata Vanguard contro Xtrackers, il FTSE dei paesi sviluppati di Vanguard si sta comportando leggermente meglio rispetto agli altri due. La puntata degli ETF Mondo parte 1 vede l'ETF di Invesco primeggiare sull'ETF di HSBC di circa mezzo punto percentuale. Per quanto riguarda la puntata accumulo contro distribuzione, ovviamente l'ETF d'accumulo si sta comportando meglio rispetto a quello a distribuzione. Andiamo a vedere le puntate ETF attivi contro passivi. Nella puntata 1 l'SVDA in maniera appunto praticamente da sempre, in maniera sistematica, si sta comportando meglio rispetto all'ETF attivo di JP Morgan. Per quanto riguarda invece la seconda puntata c'è stato un sorpasso in cui l'ETF attivo di Invesco si sta comportando leggermente meglio rispetto all'SVDA, infatti è calato meno rispetto all'SVDA rispetto al mese precedente. Infatti l'SVDA ha perso molto terreno. Vediamo un'occhiata anche l'ETF attivo di Vanguard, l'80-20, sempre contro SVDA, e in questo caso il vantaggio dell'SVDA è notevole, infatti vedete che ci sono 8 punti percentuali circa, e anche nell'ultimo caso l'SVDA acquistato per la quinta volta si sta comportando meglio dell'Xtrackers Portfolio, che è una selezione di titoli da parte di Xtrackers. Mi ha stupito in particolare l'ETF attivo di Invesco, che si sta comportando a parità di acquisto leggermente meglio rispetto all'SVDA. Buon per loro. Passiamo poi ai confronti tra lo Standard & Poor's 500 contro sempre l'SVDA.
Sì, acquistato per la sesta volta. Lo Standard & Poor's si sta comportando leggermente meglio, di circa un punto percentuale circa. Nella seconda puntata fronteggiava il FTSE All World acquistato per la terza volta, e anche qui lo Standard & Poor's sta facendo meglio. Abbiamo poi lo Standard & Poor's 500 acquistato per la terza volta contro il Vanguard FTSE All World acquistato anch'esso per la terza volta. Scusatemi, il paragone era tra lo Standard & Poor's 500 e il FTSE dei paesi sviluppati, e in questo caso si sta comportando meglio di circa anche qui un punto percentuale di circa. Abbiamo poi lo Spider All Country World acquistato per la seconda volta, che si sta comportando meglio dello Standard & Poor's di circa 2 punti percentuali, quindi questo vantaggio si sta ampliando più andiamo in là con i mesi. E la penultima puntata in cui si fronteggiava l'All Country World IMI ha preso il largo, doppiando praticamente lo Standard & Poor's 500 con un rendimento del 9% circa contro un 3,5% circa. Gli ultimi due ETF acquistati nel mese di novembre, entrambi sono in territorio negativo. In particolare l'ETF di iShares, in quanto sta perdendo un 21% circa. Parliamo sempre di rendimento medio annuo. Ovviamente guardare il rendimento a così breve distanza, diciamo, non è molto indicato, però è utile per vederlo sul lungo termine, quindi più passeranno i mesi, più avremo un quadro generale dei due ETF. Qui a destra infine avete la classifica generale, dove ci sono gli ETF per cui ho un debole, quindi sapete che il Nasdaq 100 e il Nasdaq 100 in leva 2 faccio il tifo per loro, tra virgolette, ed entrambi si stanno comportando bene. Infatti il Nasdaq 100 in leva 2 sta mantenendo la leadership già anche dalla scorsa puntata. Al secondo posto abbiamo l'SVDA acquistato per la quarta volta, e sul terzo gradino del podio abbiamo l'ETF 80% azionario, 20% obbligazionario di Vanguard. In queste ultime settimane c'è stato un ribasso dei mercati, in particolare del mercato americano. Vedremo quindi se avremo questo rally di Natale oppure se sarà rimandato o magari non ci sarà neanche del tutto. Bene, su questi valori possiamo salvare. Bene ragazzi, un'altra puntata volge al termine. Ogni volta che farò una nuova puntata di ETF Fight andremo a vedere l'andamento degli ETF delle puntate precedenti. Se avete domande riguardo questa o quelle delle scorse puntate, scrivetelo pure qui sotto nei commenti. Colgo l'occasione per augurarvi un sereno Natale da passare con i vostri cari e con le persone che più amate. Non perdete i prossimi episodi. A presto!